Volete sapere quanto costa una stagione di 1.8 pista? In questo video vi farò vedere quanto ho speso io, che sono un pilota totalmente privato e quindi mi pago tutto. Inoltre mi ritengo nella media, nel senso non sono un pilota che fa 10 gare all'anno per tutta Italia o anche all'estero, ma non sono neanche il pilota che fa una sola gara di club vicino a casa. Faccio però una doverosa premessa, io lo faccio da tanti anni, quindi non parto da zero e tanti materiali li ho già, quindi in questi costi non saranno presenti ad esempio la radio, la macchinina completa, le attrezzature varie come l'avviatore eccetera, ma sono stato molto scrupoloso nel tenere traccia di tutte le spese che ho sostenuto. Può essermi sfuggito qualcosa, ma veramente poca roba che non sposta nulla del totale. Partiamo dai motori, sono decisamente il componente che costa di più in assoluto di questo sport e anche il più delicato. Basta poco per romperli e buttare centinaia di euro in pochi minuti. Ho acquistato a inizio anno 2 motori sperando di essere a posto, dato che comunque avevo anche altri motori acquistati negli anni passati, ma purtroppo però si sono rivelati problematici già in fase di rodaggio, quindi ho corso tutto l'anno con i motori che già avevo e a fine anno ho preso una combo scimo più marmitta in previsione dell'anno prossimo. Passiamo alle gomme. Ho acquistato 17 treni da usare per le gare a gomma libera e per fare qualche test ovviamente, e poi dato che il trofeo Ielasi era monogomma ho preso 2 treni in quell'occasione obbligatori e altri 8 treni sempre obbligatori al GP EFRA che era anch'esso monogomma. Il costo al treno in queste 2 occasioni era di 23 euro, secondo me è troppo alto, sicuramente sopra la media di quanto chiunque paghi le gomme a livello privato, e se si viene obbligati a comprare le gomme per il parco chiuso il prezzo per me deve essere più basso. E infine l'additivo, ho comprato solo un flacone perché poi un amico ha creato un prodotto suo personale e mi ha fornito quello, quindi non ho dovuto acquistarne altro. Miscela qua ha poco da dire, ho preso 9 taniche e per assurdo la maggior parte l'ho usata praticamente solo per fare rodaggi. Veniamo ai ricambi, ritengo che siano il costo minore per un modellista, perché una volta che si ha la macchina completa e non si hanno incidenti in gara o si commettono errori grossi che comportano rotture pesanti, quindi a parte quello la normale manutenzione non presenta grosse spese da affrontare. Nel mio caso però ho avuto sfortuna quest'anno perché come ben sapete nella prima gara dell'anno mi hanno buttato a muro e quindi ho dovuto sostenere una spesa non prevista per la riparazione di tutto quello che si è rotto. Per il resto ho ordinato solo varie cose più come ricambi di scorta che per necessità vera e propria, e quindi è un costo che in realtà sicuramente mi verrà spalmato anche almeno nel prossimo anno, se non oltre. Ho preso poi 3 carrozzerie, non sono molte, ma come dicevo all'inizio del video ne avevo già altre a inizio stagione, e poi ho preso 6 bombolette per colorarle. E qua finiscono i costi relativi alla macchina, diciamo. Ora passiamo invece ai costi, fra virgolette, esterni. Ho fatto nel corso dell'anno in totale 5 gare, di cui 4 a Leno, che è lontano più o meno 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza da casa mia. E la distanza è borderline, nel senso la pista non è né vicina né lontana rispetto a dove abito io. Quindi abbiamo provato una volta a fare una notte in albergo, mentre le altre 3 siamo tornati a casa. E come costo dell'albergo rispetto al costo benzina autostrada siamo lì. C'è da tenere in conto però anche del tempo che si perde per fare avanti e indietro e del fatto che se non si dorme in albergo la mattina bisogna alzarsi molto presto per essere puntuali in pista, arrivando un po' rintronati, e alla sera mettersi alla guida dopo una giornata in pista sicuramente è stancante. Per la gara in Svizzera invece avevo prenotato un albergo per una notte, dato che ufficialmente la gara avrebbe dovuto svolgersi sabato e domenica, ma visto poi che il meteo ha portato pioggia, la gara si è svolta interamente al sabato e quindi abbiamo letteralmente buttato i soldi, non potendo ovviamente più cancellare la prenotazione il giorno stesso. Purtroppo sono cose che capitano, che si devono mettere in conto, ma oltre al danno la beffa, perché notate la leggera differenza di prezzo tra il fare una notte in Italia e una in Svizzera. Costa letteralmente il doppio.
Ed eccoci arrivati alla voce di spesa finale, quelle che io chiamo spese amministrative, ossia le iscrizioni alle gare, alle federazioni, gli abbonamenti / giornalieri pagati alle piste, eccetera. Partiamo con la tessera AMSCI, sfruttata alla fine male, ma purtroppo non per colpa mia, perché il campionato italiano era previsto su 3 gare, Loco Rotondo era troppo lontana per me, quindi l'abbiamo scartata, ma Leno e Gubbio avrei voluto farle. Peccato che la data di Gubbio è stata spostata rispetto alla prima che fu pubblicata e alla fine è risultata essere troppo vicina temporalmente al mondiale, quindi praticamente nessun expert si è iscritto e hanno annullato la categoria, quindi non ci sono potuto andare. Praticamente ho fatto la tessera per fare solo la tappa di Leno. Seconda voce, l'abbonamento a Melzo. Vado a girarci tutti sabato pomeriggio, quindi mi conviene farlo e funziona così. Anziché pagare ogni volta il giornaliero, si paga un annuale di 140 euro più 20 euro per ogni mese in cui si usa la pista. Durante il mese poi, che io vada solo una volta o tutti i giorni, pago sempre solo 20 euro. Gli altri costi sono le iscrizioni per partecipare alle gare e infine i giornalieri per i 3 giorni di test che ho fatto a Leno nel corso dell'anno. Tiriamo le somme, il totale generale ammonta a 4.273,70 euro, che è ripartito in questo modo. I motori rappresentano la prima e più pesante voce di spesa e non mi stupisce. Al secondo posto invece non l'avrei mai detto, non me l'aspettavo, ma ci sono i costi amministrativi. E al terzo posto ci sono i ricambi, ma è un dato fra virgolette bugiardo perché è troppo influenzato dai danni che ho subito nell'incidente di gara. Un altro dato che va spiegato è la voce trasferte, perché come ho detto ho fatto in realtà 4 gare a poco più di un'ora da casa mia, dormendo fuori solo una notte, quindi sono trasferte per modo di dire. E se già così rappresentano il 12% del totale, figuratevi per chi fa gare che durano 3 o più giorni, lontane da casa o peggio ancora all'estero. Sono sicuro che diventerebbero il costo più grande secondo solo i motori. Bene, questo video termina qui, io vi saluto e vi do appuntamento al 2024 per un altro anno di gare. Ciao!